Ciao, bentornata su questo canale. Se invece sei nuova o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, interior designer, e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Come scegliere i quadri per la propria casa? È una domanda che spesso mi fanno i miei clienti. I quadri infatti aiutano a mostrare il proprio stile, la propria personalità, ma come sceglierli nel modo giusto? Vediamo 3 mosse per farlo al meglio. Prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, iscriviti al mio canale per avere maggiori informazioni su questo tema. Come sempre, metti un bel like e via si parte! Entriamo subito nel vivo dell'argomento e vediamo 3 mosse per scegliere al meglio i quadri di ogni ambiente di casa. La primissima cosa da fare è decidere quale muro decorare. In ogni stanza quindi valuta dove vuoi che ci sia qualcosa di appeso al muro. Una volta individuata l'area, devi decidere che layout è migliore per quella parete. Mi spiego. Ci sono pareti in cui sta molto bene un pezzo unico, magari molto grande, e altre in cui è l'ideale avere una sorta di galleria di quadri. Fatto questo, devi pensare quindi alle misure. Non devono essere misure precise, vai a occhio, per ora devi solo farti un'idea. Ormai trovi davvero tutto online. Molti negozi hanno anche una vetrina sul web e comunque ci sono tantissimi validissimi e-commerce che hanno quadri. Ti potrei nominare Etsy, Poster Store, Disegno, oltre che Amazon. Vai, osserva e comincia a farti una lista di favoriti. A questo punto ordina e dividi per stanze. Un consiglio banale: vai stanza per stanza e scorri le immagini col telefonino per vedere ad un primo colpo d'occhio come stanno quei quadri con il resto dell'arredo. Metti proprio il telefonino così davanti al muro. Fai questo con la luce naturale per avere una percezione più realistica del risultato finale. Questo ti permetterà una prima cernita su tutte le immagini che hai scelto e salvato tra i preferiti. In questa fase non preoccuparti se c'è una stampa che vedresti bene in 2 stanze diverse, sei ancora in fase di brainstorming. Fai una stampa di ogni immagine che ti piace. Scrivi nel retro di che dimensioni vorresti ogni quadro. Se la stessa immagine ti piace per più stanze, non fare più copie, piuttosto scrivi dietro, oltre alle dimensioni, anche i vari posti in cui vedresti bene questo quadro. Con un adesivo di carta, mi raccomando, metti queste stampe dove vorresti appenderle in versione poi quadro. A questo punto puoi vedere se effettivamente questa scelta ti convince. Dove sei sicura che non va bene, togli e metti via se era l'unico posto dove lo avevi pensato, oppure comincia a cancellare da dietro le stanze no e mettilo nella pila per un'altra stanza. Se sei in forze, prova a cambiare posizioni. Fai delle foto al muro con le varie soluzioni che hai creato, poi togli tutto e passa alla stanza successiva. Ci tornerai dopo. Fare le altre stanze potrebbe chiarirti le idee, soprattutto se ci sono delle immagini che vedevi bene in più stanze. Quando anche tu avessi delle posizioni che ti convincono fin da subito, lascia l'immagine o le immagini attaccate al muro per qualche giorno, per vedere se è solo l'entusiasmo del momento o se davvero ti piacciono. Datti comunque un limite massimo per prendere questa decisione, se no rischi di non prenderla mai e di restare con i muri vuoti. Una nota, mi raccomando, i quadri devono essere in palette, possono spiccare usando il contrasto con il colore accento, ma devono comunque mantenere i colori che hai nella palette di casa. Ora si fa sul serio.
Una volta che hai scelto quella che è l'immagine che vorresti appendere, guarda qual è la misura che si avvicina di più a quella che avevi in mente nella prima fase. Poi ritaglia dei fogli di carta o di cartone di quella misura giusta. Fatto questo, mettilo nella posizione giusta, sempre con l'aiuto di nastro adesivo di carta. Fare così ti aiuterà a capire se la misura che hai pensato è corretta, ovvero se è proporzionata a quella parete e anche ai mobili che hai nelle vicinanze. Questo vale sia che tu abbia deciso di mettere un solo quadro, sia che tu invece voglia mettere vicini più pezzi fino ad arrivare ad un'intera gallery. Attacca in mezzo a questo pezzo di carta o cartone l'immagine che vuoi appendere. È davvero il modo migliore per visualizzare tutto l'insieme. Vedere il risultato finale è un modo fantastico per capire se stai facendo bene. Se qualcosa non ti convince, puoi cambiare, magari scambiando un quadro da una stanza all'altra oppure semplicemente cambiando le misure. Se invece le misure e le immagini ti entusiasmano, potrai poi comprare il quadro con la certezza che non te ne pentirai appena appeso al muro. Spero che questo video ti sia stato utile, ma come sempre se hai dei dubbi non esitare a scrivermelo nei commenti. Se poi vorrai condividerlo con qualcuno a cui pensi possa interessare, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se poi il video ti è piaciuto, mi raccomando, fammelo sapere con un bel like e se non lo hai ancora fatto ricordati di iscriverti al mio canale e di attivare la campanella, così non ti perderai i prossimi video. A presto, ciao ciao!